Spero che il video dell'altra volta vi sia stato in qualche maniera utile o comunque vi sia piaciuto. Oggi invece voglio proporvi un altro video, è un video in stile giapponese o comunque uno stile di tatuaggio, perché il mio mestiere è fare il tatuatore e spesso mi viene richiesto dai miei clienti di fare dei soggetti giapponesi. In questo caso qui vorrei provare a proporvi come disegno uno dei soggetti che spesso viene richiesto sia per uomo che per donna, che sono appunto le peonie. E in questo caso ho voluto aggiungere anche un uccellino, una rondine, sempre mantenendo un pochino lo stile del disegno. Quindi il soggetto che viene solitamente richiesto appunto sono spesso le peonie. Ci sono diversi modi per farle, poi in un altro video tutorial vi faccio vedere il mio approccio a fare questo tipo di soggetti, perché bisogna anche comunque, io col mio lavoro devo anche capire questo. Io devo preparare un disegno sullo stile sì giapponese, ma con un tipo di disegno magari più morbido, più spigoloso, in base anche al soggetto, alla persona che ho davanti. Se magari è una ragazza devo preparare qualcosa di un po' più morbido, un po' più fluido, magari perché in questo caso qui il giapponese serve a decorare il corpo umano femminile ed è importante che sia abbastanza fluido come disegno. Mentre magari per un uomo dovrei fare qualcosa di un po' più mascolino, magari potrei rafforzare una linea, la linea diciamo di contorno, piuttosto che farla un po' più leggera. L'uccellino, come ho detto, è solo un elemento comunque ornamentale, visto che volevo rappresentare comunque un soggetto nel cielo. In questo caso qui la peonia, non essendo in acqua, non avevo interesse a rappresentarlo in un soggetto marino o comunque all'interno di un contesto appunto acquatico. Ho preferito quindi aggiungere un uccellino, quindi anche i petali della peonia sono mossi un po' dal vento, e quindi adesso vi faccio vedere anche come rappresento il vento nello stile giapponese. Come potete vedere anche ho abbozzato tante piccole palline, tante piccole sfere che non sono altro che poi i petali di ciliegio o comunque i fiori di ciliegio. Io solitamente quando faccio i soggetti giapponesi tipo i petali di ciliegio cerco sempre di abbozzare proprio una piccola sagoma dove andrò a definire. Qui adesso, dopo aver tracciato il disegno con una matita molto leggera tipo una 4H o 3H, utilizzo adesso una matita tipo una B per rafforzare i contorni e cominciare a definire il soggetto e ripulirlo. Ecco, adesso comincio ad aggiungere i dettagli ai vari petali di ciliegio, quindi forse vi è anche più facile vedere la forma dei soggetti. Mi piace molto lavorare o comunque questo contrasto tra linee grosse e linee sottili, che anche se forse avrete visto prima nelle foglie di questa peonia, la parte esterna, cioè le linee di contorno sono ben marcate e molto spesse, mentre le linee interne delle foglie sono un po' più sottili. Questo dà comunque, risulta il disegno un po' più elegante e al tempo stesso un po' più dinamico. Ecco, qui è il vento come vi stavo dicendo prima. Cerco di seguire un movimento molto fluido e costante, ma provate a immaginare il vento quando soffia, cioè non è né spigoloso né troppo, diciamo, spezzato. In questo caso qui è un po' più fluido, dovendo rappresentare comunque un paesaggio abbastanza normale, quindi il vento in questo caso qui non è una tornado o una raffica di vento, è semplicemente una cosa molto sinuosa, molto morbida. Non ho bisogno di creare troppe curve a questo disegno. Mi piace creare anche questi piccoli vortici giusto per dare un po' più di movimento al disegno, al vento. L'uccellino, in questo caso qui una rondine, non è un soggetto, non è un riferimento realistico, ma è una stilizzazione più di una rondine realistica, cioè di una rondine, sempre basato su un animale che comunque esiste, però in questo caso qui non ho preso come riferimento una rondine realistica, ma sulla base delle informazioni che avevo, avendone disegnate diverse anche realistiche in passato,
mi sono permesso di, diciamo, di crearle usando la mia fantasia. Quando si disegna i soggetti tipo il vento, anche queste mezzelune non fanno altro che creare quelle piccole nuvole che si creano nel cielo. Lascio comunque anche un piccolo bordo che dopo rimarrà bianco del colore del foglio, giusto per dare un po' più di contrasto al soggetto. Qui invece utilizzo il Rapid Graph, questa marca qui è la Micron, come potete vedere molti forse già la utilizzano, e questa è abbastanza spessa, mi pare che sia un 0,5, proprio perché in questi soggetti giapponesi mi piace usare una linea di contorno un po' più marcata per le parti esterne, per le zone di contorni un po' più esterni, e una molto più sottile per le parti interne. Infatti dopo la cambierò e ne utilizzerò una più piccola. La cosa più importante secondo me quando si fanno soggetti del genere è la pulizia. È importante essere molto precisi con le linee di contorno, anche proprio quando si lavora su un cliente, nel caso del tatuaggio, proprio perché seppur magari la colorazione potrebbe essere non perfetta, o comunque non piena, non carica, la linea, se non è ben definita e non è ben pulita, diciamo, fa vedere il disegno un po' come se fosse buttato alla caso, diciamo un po' bruttarello, ecco. Quindi è importante essere precisi in questo caso. Nei video successivi comunque vi farò vedere magari anche qualche altro soggetto che spesso viene richiesto per i tatuaggi giapponesi, come sono le maschere Hanya o dei demoni, comunque le onde giapponesi, come creare il movimento un po' più sinuoso che diciamo che interagiscono bene con gli elementi. C'è comunque una sua logica dietro anche questi soggetti, come il vento, come l'acqua e altri elementi caratteristici del disegno giapponese, e quindi sì, è importante un attimino studiarseli bene per cercare di creare un disegno abbastanza fluido e continuo. La cosa che caratterizza molto questi disegni è proprio la fluidità e l'equilibrio che ci sta con i soggetti. Bisognerebbe cercare comunque di avere un'immagine abbastanza equilibrata, ovvero non posso mettere su in questo caso qui il foglio, ma non posso bilanciare tutto dei soggetti da una parte piuttosto che dall'altra, perché sennò si creerebbe uno squilibrio e a livello visivo sarebbe molto evidente e non sarebbe molto bello. Nel caso di un corpo umano, quindi un tatuaggio su una persona, è molto importante questa cosa, perché così il tatuaggio risulta molto equilibrato e armonico sopra la muscolatura e sopra le parti del corpo, soprattutto magari se sono decorativi i soggetti. Questa parte qui è una di quelle che preferisco di più, quando aggiungo tanta acqua sul foglio bianco e dopo immergo un pochino di colore, e dopo lì si crea questo effetto che è come se l'acqua proprio si espandesse di botto. Adesso ve la faccio vedere. Cerco comunque di stare attento a non andare sopra altre parti del disegno per non contaminarle. Aggiungete un pochino di colore, comunque in questo caso qui è un inchiostro di china normalissimo. Il foglio è già bagnato, quindi non faccio altro che portare avanti il colore. Poi se serve rafforzate, diciamo, il tono con un po' più di nero, altrimenti semplicemente lo portate via. Man mano che comunque si scarica il colore dal pennello, e
vado a lavorare sulla zona già contaminata dall'acqua e il tratto risulta molto più leggero. Qui come vedete sto anche lasciando un piccolo bordino bianco perché non sarà altro che un elemento di contrasto con tutto il grigio e il nero che andrò a mettere. Cercate di stare attenti comunque a non appunto contaminare che sia le piccole nuvolette, la rondine e i fior di ciliegio con il colore, in questo caso il nero, il grigio. Cercate di essere abbastanza precisi, ok? Qui adesso sto aggiungendo un altro colore perché mi rendo conto che forse qui serve aggiungere appunto scurire un pochino di più, anche perché può essere che qui abbia commesso un piccolo errore mettendo un po' di meno di colore più acqua, quindi è importante diciamo sapere anche un attimino sistemare questi piccoli errori. Non ho comunque un'idea spesso finita del soggetto, quindi cerco di adattarmi, di adeguarmi man mano che lavoro a quali siano le zone da colorare di più, magari con o dar maggior contrasto o meno contrasto, in base appunto a come risulta il disegno. Cerco di essere comunque molto, diciamo, non dico irrazionale, però comunque di farmi un po' guidare dall'istinto dove mettere i colori. Ho comunque una mia logica ai colori che metto e ai toni che metto, però comunque cerco anche di essere abbastanza un po' più intuitivo. Quindi adesso cancello la matita vecchia, la traccia che ho utilizzato prima, perché purtroppo essendo acquarello o comunque inchiostro e quindi lavoro per trasparenza si potrebbe vedere sotto. Non dico che sia bruttino da vedere, però magari se si vuole avere una certa pulizia non si riuscirebbe dopo a essere, ad averla, ecco. Ok, qui comincio ad aggiungere altra acqua con un pennello leggermente sporcato, ma in realtà non sto usando proprio il colore, non faccio altro che immergere il pennello nell'acqua già sporca che mi crea questo piccolo effetto grigio. Vi domanderete perché io stia utilizzando adesso questo e non ve lo dico. Come la mettiamo? No, no sto mettendo questo grigio perché non faccio altro che creare un pochino di spessore, nel senso che è come se creassi un piccolo filtro e opacizzassi dopo di più il colore che verrà dopo per creare un po' di più di dinamismo al soggetto, che sia il fiore, che può essere dopo anche magari la rondine. Ecco, adesso qui uso un water brush e uso anche un pochino di... Queste case qui non è acquarello, è più inchiostro di china, sono delle chine perché sono un po' più trasparenti ma al tempo stesso sono molto brillanti, mi piacciono molto. Ci sono in realtà anche alcuni colori che vedrete che stenderò, sono della Pelican, però in realtà questi colori non esistono nei loro prodotti base perché sono dei colori che ho mescolato l'uno con l'altro per ottenere delle gradazioni che mi piacevano di più, quindi ho delle boccette preparate da me dove appunto uso un colore che non le troverete in commercio sicuramente. Stendo sempre comunque il colore più chiaro, in questo caso qui il giallo, prima e poi dopo
utilizzando un altro colore, in questo caso qui un verde, che può essere, questo è un verde tipo verde smeraldo, che con l'aggiunta del giallo risulta più un verde mela, ecco, molto più brillante, molto più caldo come colore, non freddo. La cosa bella di questi inchiostri è che comunque aggiungendo più acqua o meno acqua si può dare maggiore brillantezza e saturazione al soggetto e viceversa toglierla. Visto che invece in questo pezzettino della foglia sotto non devo farla interamente gialla ma un verde, posso anche partire dal verde scuro e poi aggiungere mano a mano la parte di giallo. Chiaramente dopo, ripeto, è una questione di metodo, non è una cosa che viene subito, immediata, ci vuole un attimino un pochino di tempo e trovare il proprio metodo richiede comunque un pochino di pratica, anzi un pochino, tantissima pratica. E io sono tanti anni che comunque disegno e che ho provato a sperimentare certi colori, quindi quello che magari adesso conosco, faccio, non è altro che frutto di tanti anni di pratica, di disegno, di allenamento. Quindi io vi sto spiegando a grandi linee quello che faccio in questo caso qui come soggetti, come disegni, come tecnica, però il mio consiglio è comunque partire magari se volete da un metodo e dopo da lì provare a sviluppare il vostro in modo tale che vi sia più familiare, come ho fatto del resto io. Anche se in realtà il mio metodo è cominciato penso più di 15 anni fa, quando ho cominciato a disegnare, e non ho veramente proprio seguito qualcuno che mi diceva, non c'era qualcuno che mi diceva come dovevo fare per disegnare, ma ho dovuto fare pratica, quindi tutto quello che ho imparato, buona parte di quello che ho imparato, l'ho imparato facendo tanta pratica. E soprattutto tanti errori, ecco, quindi una cosa che vi permetterà di migliorare sono proprio gli errori. Quel momento in cui state disegnando, state facendo un disegno e sembra così perfetto, fatto bene, poi fate la cagata e ci mettete qualcosa che non va, come potreste vedere anche oggi che farò in questo video. A un certo punto mi sono reso conto che facendo l'uccellino ho aggiunto forse un po' troppo contrasto che poteva anche non servire. In realtà il disegno non risulta fatto male, solo potrebbe essere un po' troppo pesante. Comunque adesso ci arriveremo piano piano. Qui adesso comunque continuo a colorare l'interno, come vedete l'interno e l'esterno del fiore sono la parte esterna dei petali e sono toni un po' più freddi, mentre la parte interna un po' più caldi. Già di per sé il contrasto viene dato non solo dal colore più chiaro o più scuro, ma quanto più dalle temperature, quindi dalle temperature calde e dalle temperature fredde. I fiori di ciliegio li faccio rigorosamente questo rosso che sciacquato con l'acqua risulta questo rosso rosato. Il centro dei fiori ci metto semplicemente il giallo per stilizzare un po' la parte interna del fiore. La coda invece della rondine gli do un fondo base blu e violaceo. Le zone d'ombra dell'uccellino sto usando un colore blu scuro che è molto sciacquato, proprio perché la zona d'ombra utilizzo un colore freddo, mentre sul dorso utilizzerò invece un giallo che è un po' più caldo come colore, però sempre non troppo saturo. E a questo punto qui sto sciacquando, usando un pennello molto sciacquato, sto stendendo il colore. E fra poco vedrete come questo disegno, che poteva essere anche finito così, aggiungendo troppo scuro, in questo caso qui con la brush pen, ho un pochino forse esagerato e per certi aspetti non dico che è rovinato il disegno, però effettivamente sono quegli errori che capitano comunque di fare, ecco. Quindi effettivamente anche la teoria del less is more è forse quella più indicata, nel senso che non per forza sempre bisogna aggiungere troppi dettagli, troppe cose, perché spesso si rischia forse di eccedere. Quindi effettivamente avrei dovuto magari non aggiungere troppi dettagli all'uccellino per non farlo troppo così scuro.
Sicuramente i dettagli, per esempio avete visto che ho messo questi piccoli pistilli del fiore della peonia, o questi tratti all'interno, non fanno altro che rafforzare il disegno e dargli un po' più di caratterizzazione, quindi quel tipo di dettagli può anche funzionare se dosati nella maniera giusta. Mentre l'uccellino effettivamente mi rendo conto, parlando anche comunque con uno dei miei follower di YouTube, mi ha fatto notare questa cosa qua, ed effettivamente potrebbe essere vero che forse ho esagerato un pochino. Mi scuso se forse risulto troppo ripetitivo nelle cose, o dico la stessa cosa appunto diverse volte come in questo caso, però sono i primi video che faccio in questa forma, comunque parlando, quindi abbiate un attimino di pazienza, sicuramente con un po' più di pratica riuscirò a migliorare questo aspetto. Bene, il video di oggi sta finendo con me che sto rimuovendo in questo caso il nastro adesivo, che è sempre la parte che penso un po' tutti preferiscono, dà maggiore soddisfazione. Tra i video che trovate su YouTube ci sono tanti che fanno vedere le 5 cose che danno più soddisfazione. Ecco, probabilmente farò un video dove proprio faccio delle cose che danno più soddisfazione, tra cui anche questa, rimuovere il nastro adesivo. Comunque sia, in descrizione trovate tutti quanti i link alla mia pagina Facebook, al mio profilo Instagram e comunque a questo canale. Ragazzi, se volete sostenere questo canale, ho creato il mio Patreon sul sito patreon.com, il profilo è Art of Anton Sveduns, lì potrete trovare tanti altri materiali che pubblicherò, quindi seguitemi pure anche lì, grazie.